Ciao a tutti e benvenuti su Minty Tarot. Oggi voglio parlare della intuizione e di alcuni segnali che possono essere delle spie del fatto che in realtà non siamo molto connessi ad essa. Però innanzitutto voglio chiarire cosa intendo per intuizione in questo ambito di cui sto parlando in questo video e soprattutto come questa beneficia la vita, la nostra vita di tutti i giorni anche. Dunque, la intuizione è sì è una facoltà che ci permette di ricevere informazioni senza sapere come. Quindi quando canalizziamo dei messaggi intuitivi in realtà non sappiamo da dove riceviamo queste informazioni, cioè non c'è un processo deduttivo, analitico, come appunto quando utilizziamo il bene dell'intelletto, ecco. Però diciamo la sua funzione, la funzione dell'intuizione non si riduce a questo, perché a volte si può avere diciamo il desiderio di aumentare la connessione con la propria intuizione semplicemente perché è affascinante l'idea di poter ricevere appunto delle informazioni così che arrivano come per magia, no? Però diciamo non è questo il beneficio principale di ricevere messaggi intuitivi. Non è l'idea di poter indovinare la prossima canzone alla radio, oppure l'idea di poter sapere gli affari della vita d'altrui, no? Che poi tra l'altro è anche eticamente sbagliato, oppure trovare parcheggio molto più facilmente. Non è questo il beneficio di essere connessi all'intuizione, almeno per come la vedo io, ecco. Il beneficio reale di avere una buona connessione con la propria intuizione è relativo al fatto che queste informazioni ci arrivano dal nostro io più interiore, l'io più autentico, detto anche se superiore in alcuni casi. Cosa vuol dire? Che l'intuizione è un canale che ci connette con la nostra essenza più autentica, con i nostri desideri più autentici, con i nostri bisogni più importanti, non con diciamo la parte della nostra personalità che può essere influenzata da desideri e da esigenze anche delle persone che ci circondano, però la realtà ci permette di capire noi stessi molto meglio e in alcuni casi ci permette anche di connetterci ai nostri spiriti guida e quindi di avere dei messaggi che sono diciamo per il nostro bene più grande. Quindi l'intuizione diventa un canale per allinearci, per allineare la nostra vita a ciò che veramente è importante per noi, a ciò che veramente vogliamo, ai nostri desideri più veri e quindi in definitiva al nostro io più autentico. Come conseguenza la nostra vita risulta più facile, più ricca, più equilibrata emotivamente, più serena. Infatti, i segnali che adesso elencherò e descriverò, se ci fate caso, sono fondamentalmente una spia del fatto che non siamo in realtà allineati col nostro io più autentico. Il primo segnale di cui voglio parlare è quando ci sentiamo come se la nostra vita non fosse sotto il nostro controllo. Cosa vuol dire? Quando per esempio abbiamo una vita sbilanciata,
dove una parte prevale in termini di energia, in termini di tempo su altre parti altrettanto importanti. Quando appunto siamo mm, estremamente impegnati e non riusciamo a dirigere la nostra vita nella direzione in cui vorremmo, appunto perché siamo vincolati da fattori esterni, ci lasciamo, diciamo, guidare anche da fattori esterni, soprattutto da fattori esterni, da persone altrui, e seguiamo appunto più che altro le esigenze, i bisogni, i voleri che non fanno parte di noi, ma appunto sono frutto di vincoli esterni, di persone, di altre persone. Quindi come conseguenza sentiamo che la nostra vita ci sta sfuggendo, che non stiamo veramente seguendo i nostri desideri e i nostri bisogni. Un secondo segnale è il sentire o insomma il sentire che stiamo vivendo la nostra vita con il pilota automatico. Che cosa vuol dire? Che non siamo veramente coscienti di quello che stiamo facendo, nel senso che non viviamo il presente, il famoso qui e ora, però appunto le nostre azioni, le nostre azioni sono rutinarie, la nostra coscienza è distratta, nel senso che è o troppo focalizzata sul futuro o troppo attaccata al nostro passato, e quindi non, come dire, non siamo focalizzati sul nostro presente e di conseguenza non stiamo neanche, come dire, vivendo il nostro presente in maniera cosciente, neanche ce lo godiamo perché appunto siamo troppo impegnati nel lavoro, in azioni, diciamo, come dire, automatiche, per esigenze quotidiane, eccetera, oppure siamo troppo preoccupati per il futuro, quindi ci stiamo organizzando per il futuro e quindi non viviamo il nostro presente, nel qui ed ora. Fateci caso, è un problema, diciamo, comune, il fatto che la nostra mente tenda a proiettarsi o nel futuro o rimanere attaccata al passato e quindi il presente viene non considerato e come dire, non si fa la dovuta attenzione a quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, a quello che stiamo provando in questo momento. Questo è un segnale che non siamo connessi alla nostra intuizione perché l'intuizione, come dire, è nel qui e ora, non soltanto focalizzandoci nel momento presente possiamo in realtà captare i messaggi intuitivi. L'andare avanti e indietro nel tempo con la mente è più che altro una funzione dell'ego, di cui parlerò anche più a fondo in seguito. Un terzo segnale è il sentirsi come un po' una mosca bianca tra le persone che frequentiamo, nel senso se le persone che frequentiamo in termini di amicizia, di colleghi al lavoro, di famiglia, ci fanno sentire un po' come quelli strani, questo vuol dire che non stiamo seguendo la nostra intuizione, nel senso che la nostra intuizione solitamente con appunto messaggi intuitivi o comunque con sincronicità ci porta a frequentare le persone che sono in linea con le nostre vibrazioni, con noi, che ci incoraggiano nei nostri progetti, che ci capiscono, mentre se voi vi sentite
in un gruppo di persone che non sono allineati col vostro essere, con le vostre sensibilità, con i vostri interessi, che vi fanno sentire appunto come delle mosche bianche, questo vuol dire che in realtà non state prendendo le decisioni in base ai messaggi della vostra intuizione, che naturalmente vi porta a frequentare delle persone allineate appunto a voi. Un quarto segnale è più fisico, nel senso che quando non seguite la vostra intuizione, quindi il vostro io più autentico, non siete allineati alle vostre esigenze più autentiche, ai vostri desideri più reali, più importanti per voi, come conseguenza il vostro fisico, soprattutto a livello di stomaco, è danneggiato, è indebolito, no? Solitamente si mangia male, si dorme male, si hanno problemi di ulcere o comunque problemi a livello proprio di apparato anche digestivo. Questo è proprio un segnale che di tipo psicosomatico, per cui in realtà il vostro corpo si ribella allo stile di vita che state conducendo, perché appunto il vostro stile di vita non si allinea a ciò che è importante per voi, e questi sono messaggi del vostro corpo. Un quinto segnale è che non siete allineati con la vostra intuizione, diciamo, non seguite i messaggi della vostra intuizione, è il fatto che è molto difficile per voi uscire dalla vostra zona di comfort, ovvero lanciarsi, non vi lanciate in nuovi progetti, anche se magari questi implicano dei rischi minimi, proprio perché avete paura di mettervi in gioco, avete paura di lanciarvi in nuove avventure, in nuovi progetti che sono però più allineati con voi stessi. Lì entra in gioco soprattutto infatti l'ego, che è un meccanismo mentale che tende a proteggerci e quindi ha paura di lasciare la via vecchia per la nuova, e quindi lancia tutta una serie di ansie, di paure che ci bloccano nella situazione che non ci piace, ma che conosciamo bene, piuttosto che tentare una nuova strada, una nuova via, che sarebbe più consona a noi stessi, che però appunto essendo nuova, ovviamente bisogna anche mettersi in gioco. Se non riuscite, se avete un sogno nel cassetto, se avete un progetto ma non riuscite a metterlo in atto, molto probabilmente appunto vuol dire che non state seguendo la vostra intuizione, perché la vostra intuizione che vi porterebbe naturalmente a seguire appunto il vostro desiderio più intimo, e la paura invece non è un messaggio dell'intuizione, più che altro un messaggio della parte di noi che si chiama ego, e che è più protettivo, più pauroso. Un altro segnale che non state seguendo la vostra intuizione è il fatto che magari abbiamo delle idee, delle opinioni, però siamo sempre in costante ricerca di conferma altrui. Questo perché abbiamo poca sicurezza nei nostri messaggi intuitivi, nelle nostre idee che vengono nei nostri, diciamo, progetti, le nostre ispirazioni, che vengono appunto dall'intuizione, però appunto anche qui entra in gioco l'ego, che mette in dubbio i messaggi intuitivi, e per cui ci troviamo sempre a chiedere conferma a chi ci sta vicino, appunto. Questo è un segnale tipico del fatto che in realtà siamo bloccati nel seguire i messaggi che vengono dalla nostra intuizione. Un settimo segnale è quando siamo fuori fase. Se vi capita di trovarvi sempre nel momento sbagliato,
nel luogo sbagliato, se vi capita di arrivare troppo tardi quando per cogliere un'opportunità, se appunto prendete decisioni tardi, quindi alla fine l'opportunità è svanita, se non siete mai al momento giusto, nel posto giusto, questo vuol dire che appunto non state seguendo la vostra intuizione, perché l'intuizione appunto è in grado di creare delle sincronicità, quindi delle nuove opportunità per voi. Se non riuscite a coglierle perché siete fuori fase col tempo e nello spazio, vuol dire che appunto non state percependo la vostra intuizione, i vostri messaggi intuitivi che vi spingono ad andare sempre nel posto giusto al momento giusto, e quindi a cogliere delle opportunità che erano appunto lì ad aspettarvi, però magari appunto arrivate troppo tardi e le perdete. Un ultimo segnale che indica che non siete allineati con il vostro sé superiore e non siete quindi in grado o ignorate i messaggi intuitivi, è il fatto che spesso avete dei rimpianti. Cioè nel momento in cui vi dite avrei dovuto prendere quel tipo di educazione, avrei dovuto cogliere quella opportunità, accidenti che non l'ho fatto, se avessi fatto quello, se avessi fatto quell'altro, beh, questo vuol dire che quei rimpianti sono generati da qualcosa che vi stava a cuore e non l'avete seguito. Quindi sono generati da delle opportunità mancate perché non avete seguito i messaggi della vostra intuizione. Quindi tutti questi segnali di cui ho parlato sono fondamentalmente lo specchio del fatto che se non seguiamo, cioè se non siamo allineati nella nostra vita con il nostro io più autentico, abbiamo dei malesseri reali nella nostra vita attuale, perché seguire il nostro io più autentico ci permette appunto di avere una vita allineata con esso e quindi piena di entusiasmo, piena di fiducia in noi stessi e nel futuro, una vita fondamentalmente più serena. L'intuizione ci permette di capire il nostro io più autentico, quindi i nostri desideri, le nostre esigenze, e di portarci ad incontrare opportunità, sincronicità, messaggi dai nostri spiriti guida che ci permettono appunto di allinearci col nostro sé superiore, col nostro appunto io più autentico. È la nostra fondamentalmente guida interiore. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. In caso vi invito a mettere il like, se avete domande ovviamente scrivetele pure nei commenti. Se non vi siete iscritti vi invito a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!